Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo il tanto acclamato, conclamato Green Cult con gap 0,65 ed esposizione minore, molto minore di quello che era lo 0,95 che superava l'1 di esposizione. Questo deve essere 0,1, proprio un minimo, l'altro deve essere 1,1 addirittura, è una cosa esagerata. Vediamo, lo proviamo insieme e dopo ne tiriamo le conclusioni. Ci tengo a provare il Wolico. Non è quello che sono adesso in Italia, io l'ho preso ancora in America, però è quello alla fine. Base Siero, quindi quella più costosa, tagliovato. E ora vi dirò la mia sui Wolico una volta per tutte, anche perché non ne proverò altri, almeno per il momento sicuro. Allora, quelli base che hanno la scritta gialla, arancione, col packaging verde scuro, quasi nero, insomma, quel tipo lì io non li trovo all'altezza, insomma, ci sono tanti americani migliori, quindi lo trovo abbastanza mediocre, sia come post rasatura, come protezione e via dicendo, che li ho provati un po' di tempo fa. In questo caso invece c'è da dire che le prestazioni del sapone del post rasatura, adesso lo proviamo anche insieme, ma però io l'ho già provato, sono veramente di alto livello, anche il tipo di montaggio è veramente spettacolare, però ragazzi, almeno su questo, la profumazione, ma anche sugli altri che avevo provato, lascia un po' a desiderare. C'è una profumazione piacevole, però leggera, niente che ti fa entusiasmare. Ora dico, se devo spendere 33 euro di un sapone, mi aspetto che la profumazione sia a livello di quello che pago, e purtroppo nei Wolico non trovo questa cosa. Mi compro un Pantarei, mi compro un AEB, mi compro un Declaration, mi compro altri marchi che mi danno anche, con anche meno soldi in certi casi, ma mi danno anche la profumazione. Qui non la trovo. Quindi il passo che manca per essere veramente un top è: fate profumazioni che siano importanti, fatte bene, che si sentano, che non siano mai anche copie di copie delle copie e via dicendo. Bene, ho armato il Green Cult di Gillette 7 O'Clock Sharp Edge Gialle. Come pennellino la botticella di Enrico Montesin. Qua ho anche l'amico del gruppo, dopo farà un saluto, Andrea Segattini, che mi ha permesso di provare questo rasoio perché me l'ha portato lui. Andiamo a finire il furbetto che ho. Come lo sapete, io non prendete, ma per adesso preferisco il Barber Mind o il Noai, che è un pochettino più denso, però fa il suo anche questo e intanto lo uso e lo uso. Ecco, una cosa che ho provato, che anzi me l'ha rubato mia moglie, che me l'aveva messo nel pacco, eccolo qua. Questo veramente tanta roba chi li usa. Il contorno occhi di Furbo, a parte la profumazione simile dovrebbe essere pre-barba, sì, veramente fantastica. Ma dopo funziona veramente molto bene. Quello bisogna dirlo. Chi usa il contorno occhio fa anche regalino alla moglie, tanta roba. Infatti ogni tanto mia moglie ne compra qualche contorno occhi, dopo non si trova bene e me li regala a me. Invece quello lì me l'ha rubato a me. Quindi vuol dire che è buono. Ok. Anche nonostante l'ammollo del sapone, sentite che tira subito. C'è un sapone proprio che comunque richiede acqua, che va lavorato, che ha un inci, ragazzi, chilometrico, perché vediamo se mette a fuoco. Forse sì, forse no. Eccolo qua. E secondo me c'è tutto, cioè in viso lo sentite nel montaggio, nelle prestazioni, nella protezione, nella scorrevolezza, anche nel post rasatura. Mi aspettavo forse nel post rasatura un filino in più, però è buono, c'è niente da dire. La profumazione però, ragazzi, c'è poco da fare, conta anche quella, cioè quando si spendono tot di soldi conta anche quella. Che quando cominciate a montarlo in viso già capite che è un sapone di livello.
perché è bello coprente, va subito in profondità, lucido, monta che è una meraviglia. Se vi scappa qualche goccia di acqua non prende paura, anzi. Un altro cucino. E intanto per la prima passata ce la godiamo così. Ok. Proviamo sto green card. Speravo che facessero il manico leggermente quel centimetrino di meno, visto che hanno fatto la versione nuova, però vabbè, non importa. Proviamo e dopo discutiamo. La lama in viso non si sente. Cioè vi viene proprio da andare a controllare se è montata. L'angolo è molto facile perché in realtà si sente dove è l'attacco, dove taglia, però sentite che quello lì è molto, molto sincero come angolo. Prima passata, tanta roba. Dopo vi porterò prossimamente, nelle prossime 2 settimane, il Lenson in titanio, non il nuovo modello, è quello vecchio ancora, medium, però la versione in titanio perché sono curioso di vedere come lavora. E proveremo anche il Blackland Sabre con lame gem, che è la prima volta che provo le lame gem. Bene. È un montaggio, cioè è un tipo di montaggio sapone che è proprio una cremina bella da sentire in viso, proprio soddisfacente. Però si sente che l'esposizione è leggermente positiva perché la lama attacca il viso, però sentite anche che non è aggressiva, cioè che vi permette comunque da lavorare leggeri, ma vi permette.
Tanta roba, sto rasoio, ragazzi. Adesso vediamo il contropiede, ma... Che devo dire? Tra l'altro ha una precisione di taglio importante, nel senso che veramente lo sentite chirurgico. Questo qua, vedete un red point, ma è la fotocopia che mi sono aperto un brufolo e anche un tagliettino qualche giorno fa che ci ho dato di mano libera non avendole a mano. Quindi mi sono fatto un po' di danni, ma vedrete il video che caricherò prossimamente. Ho preso un mano libera in un mercatino romeno perché il manico non si sapeva cos'era, però ho visto che la lama mi sembrava una cosa non male, qualche vintage gli hanno rimesso il manico e infatti si è dimostrato comunque un rasoio usabile, però di certo non ha dato alla mia mano inesistente. Infatti non è stato un video splatter proprio, ma di certo non un tutorial su come usare il mano libera, mettiamola così. Ecco, l'unica cosa che l'altra volta mi sembrava un po' meglio, ma forse anche perché ho usato un rasoio che mi dava più scorrevolezza, il Wolico qui come scorrevolezza mi aspettavo qualcosina in più, Tutto sommato anche la scorrevolezza non è che mi faccia diventare pazzo. Insomma, per 33 euro per me se lo possono tenere, mettiamola così in modo molto filosofico. Non è male, ma scelgo altro. Comunque un rasoio che taglia, no, da sottovalutare. Per carità, magari un po' meno di un 316, ma però taglia, taglia sto rasoio qua, non è che fa finta. Secondo me con un manico un po' più maneggevole, un pochettino più leggero, un po' più corto, diventerebbe un po' più godibile. Ma è la stessa cosa che ho detto anche l'altra volta, quindi alla fine riconfermo il mio parere. Però la testina così è tutta un'altra cosa. Veramente, veramente un bel rasoio. Bel rasoio.
Bene. Ci mettiamo un pochettino di B15 qua, dove mi sono fatto qualche micro red. E mi sono riaperto un paio di ricordini di un paio di giorni fa, ma niente di che. Comunque non ho irritazioni, rasatura veramente ottima, profonda, perché ragazzi va giù, cioè il rasoio va assolutamente molto giù. Però è gestibile, quindi un bel rasoio per il prezzo che ha. Difficile oggi trovare qualcosa di simile. Se prima 0,95 era solo per pelli e mani, soprattutto pelli, molto molto permissive, perché ragazzi era una mannaia, una accetta, questo qua, un po' di mano. Io continuo a pensare che un manico più leggero, un po' più corto, un po' più leggero, sia la morte sua, veramente, cioè, sentite che il manico è un po' troppo e quindi già la lametta non si sente tanto e quindi è un po' è un po' difficile da gestire, però rimane una testina, un rasoio che per il prezzo che ha, ragazzi, è difficile trovare qualcosa di meglio al giorno d'oggi. Questo è quello che mancava, quindi tanta roba. Wally Co, vi ho detto la mia, funziona, un bel saponetto, però c'è di meglio, anche a 10 euro in meno, sia nelle profumazioni e secondo me tutto sommato anche come sapone, perché post rasatura non è male, è un buon post rasatura, ma non è il migliore che ho provato e quindi a un certo prezzo uno si aspetta un po' tutto. Ecco. Come abbinamento mi ci sparo Anatolia di Michael Elena, perché io qua ci sento un po' di cuoio. Magari mi sbaglio, ma qualche legnetto, qualche cuoio ce lo sento e quindi ci abbino il cuoio di Anatolia, che è un cuoio fantastico. Adesso qualsiasi micro red point con l'alcol mi esploderà in viso, ma chi se ne frega. Comunque non sento bruciare l'alcol, significa che la rasatura è andata più che bene. Bene, ragazzi, Andrea fa un saluto, dai, giustamente Un saluto a tutti e iscrivetevi al canale. Aia, ma fate la marchettona, Non era preparato. Sti fedeli, sti miei fedeli. Un giorno mi dovrò anch'io vestire da papa, perché se c'è qualcuno si veste anche da papa. Vestirò da papa e darò la mia benedizione a tutti i miei adepti. Ma dai, sto scherzando, ragazzi. Se dovete seguire qualcuno, seguite qualcuno, sia un po' più intelligente di me, che è meglio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Gran rasoio, sapone, va bene, non male, ma ok, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.